Ok, Elena, siccome tu non hai nulla su cui lavorare praticamente e quasi le varie cose che dovevamo fare le abbiamo fatte, se tu sei d'accordo, Mhm. ti farei Dimmi. partecipare a una micro indagine, mini indagine, guarda che Monica già sorride. Vai, immagino. Già avete capito, no? Ne Sì. parlano tutti e, Eh. e Lucio arriva. Mm. Stiamo parlando di droni, UFO, invasione aliena. Oggi è il 16 dicembre 2024 e nei cieli di Atlanta, di New York e di alcune zone degli Stati Uniti, ma anche della Cina e di altri paesi del mondo, si vedono adesso li stanno chiamando droni, ma non li stanno chiamando UFO. Si vedono delle luci strane in battaglioni che formano delle figure, eccetera. Vabbè, a Dubai ci hanno abituato a forme e spettacoli di droni reali, di droni veri. C'è il progetto Bluebeam, che è già stato sperimentato un po' qua, un po' là. Monica, di cosa stiamo parlando? Allora, mi è venuto l'attentato a Trump, quando lui stava facendo il comizio ancora prima delle elezioni, era d'estate se non sbaglio, no? E quindi teoricamente dal pubblico gli avevano sparato all'orecchio e lui aveva eh, ripetuto per 3 volte fight, fight, fight. Mhm. Ok? E come se in realtà fosse già stato programmato, perché ovviamente è tutto programmato questo, no? La lotta all'altro, in questo caso l'altro non è più l'immigrato, lo straniero, l'Oriente, eccetera, ma l'altro Biden. lo vogliono fare, esatto. Adesso l'altro è l'alieno. Proprio perché il livello di consapevolezza si sta alzando. Quindi ovviamente anche questo combattimento con l'altro deve essere sempre più difficile, più arduo. E ovviamente la vetta più alta è proprio quella di combattere contro un qualcosa che non puoi vedere, che è superiore, che ha delle tecnologie più avanzate, eccetera. Ok? Mhm. Mhm. Quindi è ovvio che poi tutto questo è una finzione, però è come se ci fosse questo obbligo qui. Dopo aver lottato contro questo e quell'altro nemico, quello è il nemico più elevato contro cui combattere. Mhm. Elena, cosa vedi? Due cosette. Uno, teatrino. Due, l'anno prossimo li tirano fuori. Però Li questa tira- roba del teatrino continua a ripetersi in testa, sento teatrino, Ok. teatrino. Cosa succederà, Monica? Vediamo. No, allora, non per quello che vedo io, quello che verrà mostrato sarà tutto falso, ok? Però sarà funzionale. Allora, partiamo dal presupposto che in questo gioco noi siamo schiavi degli alieni, ok? Mhm. Quindi nel momento in cui vengono per ora rivelati, non verranno rivelati i veri alieni, ma dei cloni di alieni o appunto, come hai detto tu, un Blue Beam Project. Ok? Mhm. Mi fa vedere, io lo vedo nel Vaticano. Anche Mhm. io ho visto una cupola, però non riuscivo a identificarla. Una Mm. cupola, vedevo. Parleranno di una provenienza E venusiani, come se, allora, marziani. intanto verrà appunto tirato fuori nell'ambito della Chiesa, questo discorso qui, Mm. quindi che è una voce autorevole. Marziani, mi viene la parola. Mhm. Ci sarà un leader?
Allora, mi viene come se ti proponessero dei contattisti, come se qualcuno che non so se ancora appartiene alla Chiesa o in passato ha appartenuto alla Chiesa, fa da ponte. Mm. Quale sarà la richiesta? Crediamo tutti a un unico Dio? Sottomettetevi, iniettatevi un nuovo Cinivac perché sennò arrivano le malattie degli alieni? Mm, Nuova tassa contro gli alieni? Tutti di nuovo allora, poveri? fondiamoci, ce n'è un, però non sono uguali le richieste, perché è anche possibile che razze diverse possano avere obiettivi diversi. Per cui c'è una razza che dice fondiamoci. A me viene la parola paci, verranno sotto con questo pretesto, ma in realtà sotto sotto sarà qualcos'altro. Però mi viene questa roba paci, paci. E c'è qualcosa che c'entra l'intelligenza artificiale, c'è qualcosa che non riesco a capire cosa c'entra. In Monica? fin dei conti mi riporta ad Apollo, mi fa vedere come nella mitologia tutte le divinità volevano accoppiarsi con delle terrestri. Mm, 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 mm. E quindi, in fin dei conti, quello che sta dicendo Elena, no? Un qualcosa di artificiale, di non animico, che ha bisogno di fondersi con noi. Sì. Poi che anche la visione del Vecchio Testamento del Dio, no, che crea varie versioni di uomo, è proprio quella, il Dio maschio soprattutto che si voleva accoppiare con le donne umane. Sì, esatto. Ok, ok, quindi ci dobbiamo preparare agli alieni, finti almeno, che sono specchio degli alieni veri che sono qui da sempre. Esatto, infatti. E dove sono gli alieni veri? Sottoterra? In altre dimensioni? Ma qui? Nei governi? Dentro alcuni corpi? Sono giuste tutte le cose che hai detto. Sì, infatti. Non c'è una scelta da fare. E alcune effettivamente, come hai detto bene, arrivano proprio da altre costellazioni, altre galassie, Mm, 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 mm. ma riescono comunque ad avere un'influenza qui. Forse sono anche più potenti quelli di altre galassie. Elena, cosa vedi? Che hanno più tecnologia, sono molto più avanzati da quel punto di Ok. vista. Monica, chiama un responsabile. Dietro questa nuova operazione. Come la chiami questa operazione, Monica? Come la chiameresti? Oh, mi è venuto. Non lo posso dire perché è il nome di quel canale. Oddio. Progetto. E, Dimmi l'iniziale. M, Ma veramente? te lo giuro. Perché sono collegati? Vabbè, allora non lo dire. Che già ha un sacco di pubblicità, no? Va in televisione, alla radio, ma cazzi suoi. I'm free. E io sono libero. Beh, Io sono sì. libero. E cosa volevo dire? Chiama il responsabile di questi alieni. Ho un Manda regalo per lui. altissimo livello ed è un ragno artificiale. Bene. Come si chiama? Nemo. Nemo, ho un regalo per te per Natale. È un regalo grosso, grosso, che lo sto creando adesso. Grosso, grosso, grosso. E glielo metto sopra la testa del ragno. Core Eternum. Sento friggere i suoi circuiti.
sia come rumore sia come proprio odore di bruciato. Beh, è acqua che va ovunque sul suo corpo, dentro e fuori, fuori e dentro. Bella, perché l'acqua mi è arrivata direttamente dalla sorgente, che è proprio sorgente d'acqua purissima. Chi vuole, specialmente quelli che non sottovalutano il valore delle creazioni che facciamo, anche tu Elena se vuoi, fa Che ho lo fatto? stesso. Monica. È bellissimo, perché simbolicamente è come se tutti avessero portato una brocca, ognuno con la propria brocca personalizzata, a irrorare d'acqua questo ragno, Lo che dico anche io. praticamente Vai, sì, sì. che arrugginisce. Ok. Devo dirlo anch'io questo verbo, irrorare. Anche questo verbo, irrorare, è cor eternum. Cioè è prendere per il giusto verso queste grandi entità aliene, preoccupanti, a forma di ragno. Devi dirlo tutto, irrorare, il Ir, ragno col ir, cuore. irro- Voi non pensate che Monica sia così, ma Monica è cattiva. Irrorare ragno con core eternum. Vai, questa bella R sul ragno, che gratta, che fa saltare i circuiti. Monica, quando abbiamo fatto la sessione indagine su Trump, quel Trump lì è quello di adesso? Ed è quello del A primo parte mandato? che, dunque, ti devo dire una cosa, per quello che mi viene a me, cioè lo so Mhm, che sembra una follia, non ha vinto Trump, ha vinto Elon Musk. mhm. Cioè, è ovvio che a noi arriva che il presidente degli Stati Uniti è Trump, ma non, no. Mhm. Un giorno facciamo una bella indagine su Elon Musk con le sue, mm, la sua intelligenza artificiale iniettata nel cervello. Ok, bello, bene. Ma è lui? Ah, ti faccio questa domanda. Il primo mandato, quello dell'attentato e quello di adesso sono tre diversi. Lo stesso, due, bla bla. Viene due? Due, Quindi quello dell'attentato e quello di oggi è lo stesso, ma è diverso dal vecchio. sì. E i capelli bianchi? Allora, dunque, aspetta un attimo. Lui ha diversi e cloni e attori e maschere. Mhm. E la potenza sta proprio in questo. Più sei, tra virgolette, potente, perché in realtà Trump non è affatto potente, più hai, come in un gioco, no? Più sei potente, più hai i vari travestimenti. Funziona proprio come un gioco. E si devono anche vedere le differenze dei travestimenti. A un occhio attento, ma devono essere visti, perché denota la apparente potenza del personaggio, che può cambiare tutti questi accessori. Va bene, irroriamo il ragno verde con un core eternum. L'hai fatto, Elena? Sì. L'hai voluto fare, Monica? Accidenti. E l'ho fatto pure io. Conseguenze? Ha dato molto fastidio al ragno anche il nostro ridere, Mhm. perché oltre a questo atto di purificazione,
l'abbiamo accompagnato con un'alta vibrazione di gioco, di divertimento, di complicità. Mhm. E Io questo l'ha veramente sbriciolato. non l'ho mai detto a nessuno, neanche a te Monica, ma da bambino ero molto affascinato dai ragni. Li osservavo anche da molto vicino. Li toccavo, prendevo un filo d'erba, gli toccavo le gambe, no? Li osservavo quando facevano la rete. Non mi andava di toccarli perché i ragni mordono e iniettano un veleno, ma li ho sempre trovati gran oggetto di studio per me, di osservazione. Sono sicuramente degli animali, perché non sono gli insetti, non dico affascinanti, ma interessanti. Sicuramente non è un animale banale o non degno di nota. Quindi sono interessanti, possiamo anche andare lì. Perché fai questa faccia? No, perché in realtà una cosa importante, mentre tu dicevi non li tocco perché mordono e hai detto del veleno. Mhm. Praticamente mi è venuto come l'inizio del gioco che parte con il gioco che sta succedendo, che è successo da poco, cioè parte che il ragno con il morso avvelena il Inocula, nostro cuore. Esatto, quindi cini. esatto. E adesso è come se lo rinnovassero in maniera proprio palese, mentre all'inizio il gioco è nascosto, cioè noi non l'abbiamo visto, no? Che hanno avvelenato il nostro cuore rendendolo pieno di paure, di complessi, eccetera. Adesso è come se questo gioco ce l'avessero voluto mostrare, Mhm. come dici tu, appunto con i cini. Un'indaginona questa. Beh, io non mi sono fatto cinivaccare, ovviamente. Tu nemmeno, Monica. Siamo più tu, Elena? No, no, ma che... Brava. E siamo per questo che ridiamo del ragno, se no lo temeremmo. Lo temeremmo e non so come dirti, c'è anche una sorta di sudditanza, di anche Legame. difficoltà a vederlo, a nominarlo e legame, sì, per sentirlo anche proprio come madre. Vabbè, fine, chiusa qua. Grazie a tutti per aver assistito a questa indagine. Se volete sapete come fare super grazie, io non lo dico più.